Benvenuti nel video dedicato al collo alla coreana. In questo video vi farò vedere la costruzione del collo alla coreana 1 e del collo alla coreana 2. Vado a selezionare un corpetto base. Voi naturalmente selezionate il corpetto su cui desiderate costruire il vostro collo. Seleziono corpetto di base B. Entro nella pagina misure, voi dovete inserire le vostre misure. Io l'unica modifica che vado a fare è togliere il sormonto del dietro. Per quanto riguarda il sormonto del davanti, mi indica che sono 2 centimetri. Lo lascio, applica, ecco qua che non c'è più il sormonto del dietro, seleziono gestione parti. Ho un davanti e un dietro. Vado a modificare leggermente il girocollo sia del davanti che del dietro, vado ad ampliarlo. Seleziono davanti, seleziono modifica forma, eccoci qua, vado a modificare leggermente. Il punto A, vado a selezionare la linea AI, qui mi trovo il punto A, con la croce mi sposto di 1 centimetro verso il basso, clicco una volta il doppio meno ed ecco qua che ho già ottenuto il mio centimetro. Per quanto riguarda invece il punto B, vado a selezionare la linea BC e mi sposto con accorcia e allunga, perché voglio che rimanga sulla stessa linea BC. Ecco qua che si è spostato di 1 centimetro, conferma. La stessa cosa vado a fare sul dietro, modifica forma. Per quanto riguarda la lettera A mi sposto con la croce col doppio meno verso il basso. Per quanto riguarda la lettera B mi sposto con accorcia lunga, sempre con il doppio meno. Ecco qui 1 centimetro, 1 centimetro. La curva mi rimane bella, perciò faccio conferma. Seleziono il davanti. Vado a selezionare colli e cappucci. Mi si apre questa tendina, seleziono il primo, collo applicato generico. Mi si apre la pagina collo applicato generico. Sulla schermata grafica mi trovo un davanti e un dietro e vedo già che è selezionato il giro collo davanti e il giro collo dietro, perché è con la linea blu. Se voi non trovate i giricolli selezionati, qui trovate il davanti dal punto, in questo caso A e B è già selezionato, per quanto riguarda anche il dietro, dal punto A al punto B. In questo momento non c'è un collo ancora proposto dal programma. La prima cosa che vado a fare, qui mettiamo il nome collo alla coreana, mi indica che l'altezza collo è di 5 centimetri. Lo faccio di 4. Lascio momentaneamente tutto e vado a cliccare su aggiungi questo nuovo collo. Ecco qui che il programma mi propone questo collo con il nome che ho dato io. Mi viene indicato che l'altezza del collo sono 4 centimetri. Per quanto riguarda la curva CD, che è la parte della curva che va cucita poi sul girocollo davanti e il girocollo dietro, mi indica che sono 21,4 centimetri. In questo momento il mio collo io lo dovrei applicare su tutto il girocollo dietro e su tutto il girocollo davanti fino al punto A, quindi sormonto compreso. Se volessi costruire un collo escludendo il sormonto e quindi che va cucito fin sul centro davanti, devo fare questa operazione. Qui dove c'è scritto davanti, accorciamento, so che il sormonto era di 2 centimetri, quindi faccio accorciamento 2 centimetri. Vedete che qui c'è scritto 21,4, vado a cliccare su applica collo selezionato in lista ed ecco qua che è diventato di 19,4. Mi
tolto i 2 centimetri del sormonto. In questo caso questa lettera C, quando andrò a cucirla, la dovrò cucire in questo, punto qui, quindi sul centro davanti. Ma, vorrei farvi vedere il collo intero, quindi fino sormonto compreso. Vado a togliere, applica. Perfetto. La prima cosa che vado a, cambiare è questa. La lettera D, che è questo punto, si trova rispetto alla lettera C 1 centimetro verso l'alto. Per quanto riguarda i colli alla coreana, invece, questo punto D dovrebbe trovarsi rispetto al punto C 2 centimetri sotto. Ed ecco qua come si modifica. Dove c'è scritto spostamento Y centro collo, mi indica che è 1 centimetro ed è 1 centimetro in questo caso appunto sopra la lettera C. Per fare in modo che la lettera D si trovi 2 centimetri sotto, faccio -2, sempre applica collo selezionato ed ecco qua. Vedete la linea di base che c'era prima c'è ancora e mi indica che la lettera D si trova 2 centimetri sotto C. Vi ricordo che con il mouse potete misurare. Se io punto il mouse sulla lettera D, clicco, vedete che si forma una linea blu e vado qui. Qui in alto trovate le misure. Mi indica che sono 2 centimetri. Modifico la curva CD e anche la curva AB. Inizio con la curva inferiore, quella che va poi cucita al mio corpetto. Per modificare seleziono linea inferiore. È diventata rossa e ho le finestrelle qui che mi dice tangenza su C e tangenza su D. Per quanto riguarda il D, mi indica che è un angolo manuale, un angolo di 180 gradi e vedo proprio dalla tratteggiata, mi va bene così. Aumento solamente un po' il peso, lo porto a 70. Mentre la lettera C mi indica che è perpendicolare interno al segmento vicino, io lo trasformo in un angolo manuale, vado a modificare in senso orario, quindi angolo, clicco sul doppio più. Per il momento lo lascio così, aumento un po' il peso, da 50 lo porto a 70. In questo momento lo lascio così. Poi vado a modificare il punto B, la posizione del punto B. In questo momento, si vede che il punto B è a destra rispetto al punto C. Per fare il collo alla coreana, invece, questa parte, che è la parte che rimane in alto, deve essere più corta, perciò il punto B lo devo spostare a sinistra della lettera C. Per fare questo devo andare qui in alto dove c'è angolo linea laterale. BC è la linea laterale. In questo momento mi viene indicato che l'angolo è di 70 gradi. Clicco sul doppio più fino a portarlo a 90. Ok, vedete che 90 gradi mi sta a indicare che la lettera, il punto B è perfettamente perpendicolare alla lettera C. Aumento ancora l'angolo perché voglio che B si trovi a sinistra. Lo porto a 115 per il momento. Se io volessi vedere il punto esatto, i centimetri esatti, che si trova B rispetto a C, posso anche, abilitare la griglia. Definisci origine griglia con un clic del mouse. Clicco sul punto C, okay. Questi quadratini rappresentano 1 centimetro.
Vedo che la lettera B si trova, posso anche misurarla, esattamente, e lo vedo qui in alto, no, così, esattamente a 1,65. Se volessi che si trovasse a 1,5 cm invece di un angolo di 115, lo faccio di 113. Ok, ho spostato il punto B, vado a togliere la griglia, vado a modificare la linea superiore, seleziono linea superiore. Il punto B mi indica che è una perpendicolare interna, faccio invece angolo manuale e gli do un po' meno angolo, così, e un po' di peso, boh, neanche, va bene già il suo peso originale. Ok. Ora se voglio vedere il collo intero, questo qui vi ricordo che è il centro dietro, questa è la parte del davanti, seleziono collo intero, clicco, vado applica a collo selezionato in lista ed ecco qua che mi trovo il mio collo alla coreana intero. Direi che mi va bene, che mi piace, quindi lo lascio così, conferma. Mi porta in gestione parti e trovo il collo alla mia coreana. Ora vi faccio vedere il collo alla coreana con il punto B un po' arrotondato. Uso sempre il collo alla coreana e quindi faccio doppio clic. Mi viene indicato collo alla coreana, mettiamolo in 1, applica, eccolo qua. Usando sempre questo collo, però ne aggiungo uno, quindi aggiungi questo nuovo collo. Mi aggiunge questo nuovo collo, invece di 1 lo chiamiamo 2. Eccolo qua. Faccio vedere metà così si vede di più. Per fare in modo che questa parte sia arrotondata, vado a modificare la linea BC. Qui dove c'è scritto linea laterale, mi viene indicato che tipo di curva è un segmento, lo trasformo in curva in 2 punti. Per quanto riguarda il punto C mi dice che è perpendicolare interno a segmento vicino, lo lascio. Il punto B mi dice che è perpendicolare anche lui e lo trasformo invece in tangente a curva vicina e aumento il peso da 50, lo portiamo a 90, 95, lo vediamo di qua che è un po' meno rosso, meno segnato e quindi si vede di più. Direi che il peso 95 è perfetto. Ecco qui ho ottenuto il mio collo alla coreana con l'angolo in alto arrotondato, semplicemente cambiando linea laterale e cambiando la tangenza su B, mettendo la tangente a curva vicina. Quindi sto il collo 1 che è con la linea retta, scusatemi, con una linea dritta, un segmento e l'angolo in B, mentre il collo alla coreana 2 abbiamo ottenuto la rotondità. Abbiamo ottenuto questi 2 colli. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!